Amici di Crazy Rider, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Nonostante generalmente non sono propenso a provare su strada moto di questo segmento, per questa Triumph Speed Triple 1200 RR voglio fare un'eccezione. Dopo averla provata per qualche chilometro, ho percepito in lei un grande potenziale e una sfruttabilità anche su strada. Tutti i dettagli dopo la sigla. Anche se non si può parlare di comfort stando in sella a una Super Sport, la Speed Triple RR può ospitare piloti con stature superiori al 1,80 m. La sella dalla giusta densità permette di muoversi agevolmente, trovando la posizione più consona durante una guida rilassata o per quella particolarmente sportiva. Il manubrio è sufficientemente largo, così da poter manovrare al meglio durante i cambi di direzione. Nulla è di ostacolo se si volesse aprire ulteriormente i semimanubri. Le pedane sono in una posizione di compromesso. Perché ci possa essere un possibile contatto con il suolo, bisogna piegare fino al limite del profilo del pneumatico anteriore. La forma del serbatoio non agevola una posizione distesa quando si ricerca la massima penetrazione aerodinamica. Per migliorare l'efficacia, meglio sostituire il cupolino originale con un double bubble. Trasportare un passeggero a bordo non è impossibile. L'ospite può trovare un appoggio favorevole senza infastidire il conducente grazie alla sagoma pronunciata del serbatoio. Le pedane non sono troppo raccolte e la sella esiste, ma non bisogna avere troppe pretese. La ciclistica offre una guida agile nel misto stretto e precisa sul veloce. Mi sembra di guidare una Super Sport da 600 cm3. Il reparto sospensioni offre il massimo in termini di prestazioni. All'anteriore e al posteriore troviamo ammortizzatori Öhlins a controllo elettronico semiattivo di ultima generazione. La loro possibilità di regolazione può soddisfare qualsiasi esigenza. In modalità Dynamic si può modificare il settaggio predefinito di facile compressione. Diversamente, selezionando la modalità avanzata, è possibile giocare con i singoli click come fanno i professionisti. Nel menu dedicato ci sono 3 posizioni fisse dove poter salvare le diverse tarature scelte. Tutte le modifiche a livello idraulico si eseguono utilizzando il joystick sul blocchetto di sinistra. Per intervenire sul precarico molla, invece, si deve ricorrere ad attrezzi di facile impiego. La ciclistica di questa Speed Triple RR può essere adattata per un utilizzo sportivo su strada grazie anche all'ottimo scorrimento delle sospensioni. In pista, poi, ottimizzando l'assetto a proprio piacimento, si può sfruttare a fondo i 180 cavalli di cui dispone il suo motore 3 cilindri da 1200 cm3. I pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP di primo equipaggiamento offrono il grip necessario per scaricare a terra la sua coppia esuberante. Durante la stagione estiva bastano poche curve perché raggiungano la temperatura ottimale di esercizio. Durante i periodi più freddi, meglio stare cauti nello scendere in piega. Per la prova effettuata in strada, la pressione a freddo che ho utilizzato è di 2,4 bar all'anteriore e 2,5 bar al posteriore. Per un utilizzo in pista scenderei a 2,2 bar all'anteriore e 2,1 bar al posteriore. Il motore ha una bella schiena fin dai bassi regimi. La sua linearità nell'orregare i cavalli ne facilita la sfruttabilità. La sua coppia massima di 12,0 Nm la si raggiunge a 9000 giri di rotazione. Le vibrazioni si avvertono sul manubrio, ma non da intorpidire le braccia. La sua voce, fin troppo soffocata, non entusiasma troppo. La sostituzione del terminale di scarico è necessaria per enfatizzare la sua vera natura. Il calore si sente alle basse velocità, ma non da infastidire. Il radiatore è ben dimensionato. I consumi sono proporzionati alle prestazioni. Con i 15,5 litri di carburante che il serbatoio può contenere, si percorrono in media 240 km. La rapportatura non è particolarmente lunga, ben si presta anche per un utilizzo della moto su strada.
Il cambio è preciso e morbido negli innesti con la frizione in uso. Perfetto il funzionamento nelle cambiate elettroassistite in un ampio range di rotazione. La frizione è morbida nell'utilizzo, ottima la modulabilità alle partenze da fermo. La frenata è da vera superbike. L'impianto correlato con pinze Brembo Stilema, pompa Brembo RCS, raccordi rivestiti in treccia metallica è ciò che di meglio offre il mercato. Anche al posteriore la presenza di una pinza Brembo a doppio pistoncino offre un'ottima frenata, decisamente superiore alla maggior parte delle concorrenti. Sempre perfetta la modulabilità di intervento. Il cruscotto in TFT da 5 pollici è ben visibile in ogni condizione di luce. È possibile la connessione con un cellulare scaricando l'applicazione di Triumph. Le mappature per la gestione dell'erogazione della potenza sono 5: Rain, Road, Sport, Track e quella completamente personalizzabile Rider. I sistemi elettronici per la sicurezza come l'ABS, il Traction Control e l'antimpennata sono gestiti per mezzo della piattaforma EMU. Indipendentemente dalla mappa scelta, i controlli possono essere modificati nell'intervento o completamente esclusi. Non manca il cruise control e i blocchetti dei comandi sono retroilluminati. L'impianto di illuminazione è completamente a LED. Il look un po' retro a me personalmente piace. Le multiparti in carbonio le donano quel tocco racing senza guastare l'armonia delle curve tondeggianti. Il faro anteriore e il fanalino di coda uniscono classicità e modernità nel design. Gli specchietti sono ben integrati a livello estetico, ma il loro posizionamento non li rende funzionali. La visibilità offerta è molto scarsa. La loro rimozione è pratica e veloce. Il portatarga in alluminio spazzolato si può eliminare semplicemente svitando 4 viti posizionate sotto il codino. Il monobraccio in alluminio, ottimamente rifinito, lascia in bella vista il cerchio forgiato a 10 razze. Per posizionare la sella passeggero, la cover si rimuove svitando una sola vite posizionata centralmente. Ringrazio la concessionaria Triumph di Brescia, che come sempre è ben disposta a farmi provare le novità della casa. Invito a recarvi personalmente per effettuare un vostro test ride. Sarete accolti in un ambiente amichevole accompagnati dalla gentilezza del titolare. Vi ricordo che i dati tecnici di questo modello potrete trovarli sul profilo Instagram luci.crazyrideritalia. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale così da non perdervi il prossimo appuntamento. Sosteneteci con un like e grazie per la vostra attenzione. Un saluto da Jumbo Test.